Sicilia, Porto Rosa, siamo venuti qua per portarvi a conoscere le isole Eolie, invitati dalla NSS Charter che ci ha messo a disposizione due imbarcazioni molto belle, una GU42 e un Oceanis 41.1 con due skipper. Vi faremo vedere le rade, i paesini e vi parleremo dei pericoli e di come si può navigare tra queste isole. Un video portolano che penso che fino ad ora non è mai stato fatto. Quindi andiamo a vedere le Eolie. Diamo inizio a questa nostra avventura nel visitare l'arcipelago delle Eolie. Per visitare queste isole bisogna avere qualcuno che ne conosca i segreti. Così questa volta abbiamo chiesto agli skipper che sempre ci accompagnano e stanno dietro alla macchina da presa di venire davanti. E lo skipper che ho qui con me è appunto Simona, uno skipper di NSS Charter che ha il compito di portare il catamarano sul quale ci troviamo, ma non si limiterà a portare il catamarano, ci farà da cicerone, sarà lei a guidarci isola per isola, vero? Sì, esatto. Senti, e quanti anni è che tu vai in giro per queste isole? Già sono 20 anni. Dal momento che sono 20 anni che navighi qui, per cui le conosci veramente molto bene, ci puoi dare le caratteristiche principali delle isole dell'arcipelago? Certo, una cosa a cui fare attenzione sono sicuramente i venti predominanti di quest'arcipelago. Che Quelli sono pericolosi? Sì, esatto. E sono? Maestrale e ponente, Ok, questi due. ovest e nord-ovest, nord-ovest. attenzione, d'accordo, Sì. perfetto. Un'altra caratteristica è che tutti i paesini, o quasi tutti i paesini, sorgono ad est, essendo i venti predominanti, i naturalmente. venti dominanti e forti sono dall'altra parte. Senti, ma questi venti, noi abbiamo detto dominanti, per cui ci sono sempre, sono frequenti d'estate? No, in realtà no, al contrario di quello che si pensa dal loro nome, quindi che le Eolie vengono dal dio Eolo, si vede che chi ha dato questo nome deve averle vissute in una settimana di burrasca Nell'unica intensa. settimana di burrasca che c'è, perché infatti pure io sono venuto tante volte sinceramente, quindi il tempo brutto non l'ho mai visto, anzi oggi è una cosa particolare che ci sono le nuvole in cielo, ma solitamente qui non ce ne sono mai. E questo abbiamo detto, i venti forti sono nord e nord-ovest. E tu mi dicevi prima che il nord-ovest qui, se comincia a spirare, dura 3 giorni. Sì, sì. Ok, per cui sappiate che se avete una previsione di maestrale forte, vi dovete preparare a ripararvi per 3 giorni. Cosa mi dici delle termiche? Sono forti qui? Allora no, in quest'area in realtà non abbiamo grandi termiche. E fondali, vogliamo parlare dei fondali? Perché qui c'è un bel problema con i fondali, o mi sbaglio? Sì, Ecco, sì, raccontacelo un po'. assolutamente. Allora, quasi tutte le isole sono molto profonde, naturalmente essendo tutte quante di origine vulcanica, ecco il perché, e alcune più di altre. Stromboli, Alicudi sono quelle con i fondali molto molto più elevati. Però ci sono diverse zone dove io posso andare. Sì, ce a ne sono dare alcune, fonda. per esempio Panarea è un'isola facile per ancorare, in alcuni punti anche Lipari è un'isola facile. E la più difficile è Stromboli allora. Sì, Stromboli ed Alicudi. Stromboli e Alicudi, va bene. La cosa bella delle Eolie è che sì, è vero, è difficile ancorare, ma ci sono i campi boa. Esatto. E io mi posso fidare dei campi boa di qua? Sì. No, Sì, sinceramente sì, sono affidabili, monitorati, sì. Sono controllati. Sono Perciò controllati, assolutamente. I corpi morti sono tengono. anche sì. Una barca di questa stazza sta Sì. tranquilla. Ecco, questa è una cosa fondamentale perché non è sempre così, non da tutte le parti vi potete fidare delle No, alle delle Eolie boe. devo dire che è un servizio che funziona. Senti, ma a questo punto vogliamo entrare dentro e vedere sulla carta quale sarà il nostro itinerario? Volentieri. Andiamo. Andiamo. Simona, questa qui è la base di NSS, Porto Porto Rosa. Rosa. Siamo partiti da qua, ci stiamo dirigendo verso Vulcano. E qual è l'itinerario che tu ci proponi in questa settimana, anche in considerazione del fatto che non sarà una settimana meravigliosa dal punto di vista meteorologico? Esatto, in Dici un po', arrivo dove un po' ci di porti? maltempo. Partiamo da Lipari e passeremo la notte a ovest di Lipari. Perciò stanotte andiamo a Lipari Sì, e la passiamo a ovest di Lipari.
Perché la passiamo a ovest di Lipari? Abbiamo un poco di levante, quindi Perfetto. c'è un poco di onda e andiamo a ripararci dall'altro Benissimo. lato. Non è una questione di sicurezza, perché il vento è debole e l'onda è bassa, è una questione di comodità. Se io mi vado a mettere qua, dormo con l'onda che mi muove, se mi vado a mettere qua, invece dormo con l'acqua perfettamente piatta, per cui chiaramente dormirò in modo più comodo. Poi domani mattina ce ne andiamo invece in paese. A Lipari Ci Paese. fai visitare un po' il Sì. paese e da lì Da lì, dopo Lipari, salpiamo per facciamo Filicudi. un bel salto per Un Filicudi. bel salto, esatto. Dormiamo a Filicudi. e Rimaniamo a Tavilla, perfetto. Filicudi, dopo Filicudi andremo a Salina e Dove qui ci fermeremo? ci ripareremo per un paio di giorni. Ok. Andiamo lì perché lì c'è un porto, c'è il marina appunto, e staremo lì perché ci dobbiamo riparare che abbiamo questi 2 giorni di cattivo tempo. Passato il cattivo tempo ci rimettiamo in moto e andiamo a Panarea a fare dei bellissimi bagni, Perfetto, ottimo. che è l'isola E adatta poi? per questo. Da Panarea Vulcano, Scendiamo a Vulcano e vediamo i fanghi, i famosi fanghi di Vulcano. è il cratere anche del E il Vulcano, che cratere, è bellissimo. giustamente. E da Vulcano ritorniamo alla Ritorniamo base, in base. Benissimo. di Nord Sardegna, Per cui Porto Rosa. purtroppo abbiamo saltato Stromboli e Alicudi. Alicudi era in programma perché è troppo lontana, per cui in una settimana non ci si fa a fare tutte e 7 le isole. Stromboli l'avremmo voluta fare, ma dovendo rinunciare a 2 giorni per via del cattivo tempo, ecco lì che non ci siamo riusciti. Per cui lo dovremo rimandare a un prossimo video. Detto questo, direi che tu puoi andare in plancia, io ti seguo e andiamo a metterci in rada. Ok? Andiamo. Simona, rada meravigliosa. Si chiama? Questa baia si chiama Le Formiche. Perfetto, e siamo nella parte ovest di Esatto. Lipari, per cui siamo riparati a levante e venti meridionali. Altri venti? Siamo riparati anche dai venti da nord. Ah, perfetto, perché abbiamo l'isola che fa Esatto, che si gira. estende Benissimo. molto. E maestrale? Se è leggero, sì, qua possiamo anche stare con un Perciò diciamo maestralino. 8 nodi, 10 Sì, nodi, sì. ci si può stare tranquillamente. Benissimo. Senti, invece, divieti? Divieti, c'è il divieto di sbarco a terra perché questa crolla. montagna Infatti sì, vedo quella crolla. roccia che sta proprio lì per venire giù, per cui non si può sbarcare e non bisogna neanche avvicinarsi troppo, No, chiaramente. esatto, Benissimo. nemmeno con E la barca. pericoli invece? Pericolo in zona è lo scoglio delle Formiche, proprio lì perché si estende sott'acqua per parecchi metri, non è solo quella parte visibile. Va bene, ecco, quello fate molto attenzione perché lì i scogli non si vedono, è proprio l'acqua è perfettamente piatta, non si vede niente. Se arrivate di notte non avete possibilità di vederli, per cui o passate, entrate in rada molto attaccati all'isola o entrate in rada lasciandovi lo scoglione se venite da quella parte a sinistra, cioè passateli all'esterno, ma mi raccomando non passate vicino allo scoglio. Detto questo io direi che possiamo anche andare a cucinare e prepararci per la notte. Andiamo. Andiamo, via! Allora Simona, abbiamo scapolato, abbiamo girato e stiamo andando a Marina Lunga. A Marina Lunga, esatto. Questo è il paese di Lipari, Sì. Lipari paese. Io lì ho Marina Lunga e questa invece è Marina Corta. Marina Corta e in mezzo ho Abbiamo il il castello. castello. Per cui il castello mi divide in 2 parti Lipari e questa è la parte più antica, mi Sì, hai detto. Ti dicevi divide la prima. parte antica da quella più moderna. Perfetto, adesso poi andiamo a terra e ce l'andiamo a vedere. Senti, per scendere a terra ci fermiamo a un molo, giusto un paio d'ore Sì. perché poi dopo dobbiamo ripartire e andare a Filicudi. A che molo ci porti? Andiamo da Eolmare. Perfetto, che qui a Marina Lunga ce ne sono diversi di moli, Sì, no? ci sono altri 4 pontili, E sono moli galleggianti. tutti pontili galleggianti. Benissimo, andiamo al nostro molo. Lipari è veramente molto carina.
Sì. proprio suggestiva. E questa è Marina? Questa è Marina Corta. Marina Corta, invece al di là del castello Lì me l'ha avevamo fatto Marina vedere prima quando Lunga, stavamo in mare, e lì è Marina Lunga. la parte nuova. Benissimo, l'ormeggio dove ci hai portato mi sembra veramente molto carino. Sì, Loro sono gentilissimi, ma questo fatto che ti vengono a bordo, ti prendono il corpo morto e così via, è su tutti i moli o solo su quel molo no, lì? è su tutti i moli. Su Sono tutti i moli. ben organizzati, devo dire, alle Olie. Però questi qui ti danno anche il taxi per venire qua perché Sì. sono un po' più distanti. E quella è una cosa, Esatto. Questa è una cosa buona, dato una che cosa sono carina, a certo. 2 chilometri dal paese, Certo, danno questo incentivo. certo. Molto carino questo posto. Senti, e io qui a Lipari, questo è praticamente il centro abitato principale delle Ollie, Sì. no? Qui ho carburante, Sì, ma ce l'ho soltanto qui o ce l'ho in altre parti? no, ce le ho anche in altre isole. Ok, per cui in non mi realtà- devo preoccupare No. del rifornimento carburante. E acqua è la stessa identica cosa. Sì, Ho visto che qui a esatto. Euromare abbiamo acqua e Acqua, elettricità corrente, in banchine, sì. però insomma non è una cosa rara, si trova un po'. Sì, sì, sì. Perché io so che in tante isole qui l'acqua non è, cioè l'acqua arriva con la bettolina. Anche qui è in effetti costa cara quando te lo danno come servizio extra, Ah. quindi va usata con parsimonia, però c'è, si trova. Per cui siete avvisati, l'acqua con molta calma dobbiamo usarla. Senti, invece questa è la rada di Pignataro, questa qui. No, Pignataro dove abbiamo ormeggiato, questa di Ah. qui è la rada di Marina Corta. Ah, proprio si chiama la rada di Marina Sì. Corta. E io se non voglio andare ai Moli, qui a Lipari, dove vado? Proprio qui dal castello, dove però ormeggiano le barche più grosse perché abbiamo un fondale sui 20 metri, a tutta questa zona qui davanti Marina Corta, dalla chiesetta all'inizio del molo, facendo però attenzione a non ostruire il passaggio L'ingresso del d'ingresso. porto, certamente. E che fondale ho lì davanti? Tra i 10 metri e naturalmente 6 metri proprio davanti all'ingresso del molo che fa gola Ed a è tutti sempre quanti. sabbia? Sempre, sì. Che poi è strano perché ho visto che è sabbia bianca, io mi aspettavo invece sabbia nera, invece no, è Perché sabbia qui in bianca. quest'isola abbiamo le cave di Pomice. Ah, le quindi cave di Pomice, hai ragione. è hai ragione. bianca dovunque. Va benissimo. Allora, una volta che abbiamo visto Lipari, che è veramente un bel posto da visitare, non mancate anche di vedere il corso, di vedere sul castello, ci sono tante cose da vedere. A questo punto io mi rimbarcherei e farei rotta verso Filicudi. Filicudi, sì. Andiamo a Filicudi. Fammi levare le macchine un attimo. Ma che cos'è questa? Queste di qui sono le cave di Pomice. Ah, le famose cave di Pomice. Ok, dove l'acqua è meravigliosa. Sì, l'acqua è azzurrissima. Sì, È azzurrissima perché sotto è tutto bianco, perché c'è la pomice. esatto. Bellissimo. Questa rada, oltre ad avere questo colore incredibile di giorno, questo azzurro meraviglioso, è anche una rada alternativa ottima alla rada di Lipari dove siamo stati. Che poi è vicinissima, insomma. Sì, in realtà Cioè io esco sì. da Lipari, esco dalla rada di Lipari, da Marina Lunga e mi E ritrovo arrivo qua, qui. praticamente. E la cosa ottima è il fondo. Oltre che essere un buon tenitore, la rada è ampissima, è molto grande e il fondale siamo tra i 4 e i 5 metri. Ma prima tu mi parlavi dei pontili. I pontili galleggianti hanno un piccolo problema. Di giorno, essendo la rada di Lipari così grande, i comandanti degli aliscafi arrivano ad una velocità troppo elevata. Sanno che non dovrebbero farlo, però Lo in realtà fanno comunque. succede. Mm. Esatto. Per cui balli. Sì, se stai ai pontili di giorno balli, E la conviene soluzione? scendere. La soluzione è arrivare la sera, perché dalle 8 di sera alle 8 di mattina oramai è consuetudine che diminuiscono la velocità e puoi dormire ti fanno tranquillamente. dormire. Ah, ho capito. Per cui siete avvisati, se dovete andare ai pontili, dopo le 8 di sera, se ci andate prima, lasciate la barca al pontile e andate a visitare paese. Lipari. E con questo rimettiamo in moto, riprendiamo la nostra rotta e andiamo a Filicudi. Andiamo a Senti, Filicudi. dove ci porti? Stasera andremo a Filicudi Porto. Andiamo alla Boa? Andiamo alla Boa, sì. Perfetto, ottimo. Andiamo alla Boa allora. Simona, arriviamo a Filicudi, noi abbiamo dato la boa, ma se non volevamo prendere la boa, cosa dovevamo fare? In questa baia possiamo andare ad ancorare di fronte alla spiaggetta di Ciotoli, quella spiaggia che lì. c'è lì, Sì. sì, vicino Capograziano, su 10 metri di fondo. E com'è il fondale?
Il fondale sono ciotoli, uguale alla Per cui spiaggetta. non è un gran tenitore, insomma. No, ma infatti a Filicudi si viene solamente con vento leggero. Quando ok. il vento già supera i 12 nodi, meglio evitare. Perfetto, per cui attenzione quando volete venire qua, questo è un posto stupendo, però controllate bene la meteo. Se il vento è previsto sopra i 12 nodi, state da un'altra parte. E invece poi abbiamo detto che c'è il pontile galleggiante, ma a terra, che servizio ho a terra? A terra abbiamo un piccolo alimentari, abbiamo una farmacia, il panificio, c'è un meccanico, casomai ci fosse qualche problema perfetto, questo è all'imbarcazione. interessante. Per il diportista questo, se Questo no. c'è. E poi ci sono traghetti agli scafi in continuazione, per cui mettetevi l'anima in pace, ogni tanto dovete saltare. E con questo direi che abbiamo detto tutto sulla baia di Filicudi. Sì. Andiamo a vedere che cosa? Andiamo a Pecorini. Andiamo a Pecorini. Siamo giunti a Pecorini, che come vedete è un posto magico, veramente molto bello. Concordi con me? Sì, bellissimo. E cosa mi racconti di questo posto così bello? Questo posto così pittoresco ha una peculiarità incredibile, che è quel bar là, il saloon, esatto, Detto in coro proprio. dove tutti i marinai, tutti i vari diportisti, la sera, verso le 7, 7 e mezza, si radunano là per 2 chiacchiere e una birra, naturalmente. Ok, beh, un bel luogo di ritrovo, ma Sì. io so che questo saloon ha anche un'altra particolarità. Sì, è una signora che a casa cucina e fa delle cose tipiche siciliane, arancinette, panelle, olive, mozzarella in carrozza, e poi arriva qui verso le 7 e mezza anche lei, in maniera tale che la gente al saloon beve e lei vende cose da mangiare. Ah, fantastica questa cosa, però purtroppo adesso non c'è, Ancora la fa no. soltanto in alta stagione. Sì. Per cui quando venite non mancate la birra al saloon e la signora che non sappiamo come si chiama. Detto questo, invece andiamo a vedere la baia. Siamo arrivati e sono venuti subito a darci una mano con il campo boe. Anche qui abbiamo un campo Sì. boe. Ben attrezzato, hanno circa una ventina di boe. Se arrivi in orario ti vengono a dare una mano e poi offrono un servizio di water taxi, ossia ti portano a terra loro. E ti riportano in E barca. ti riportano poi in barca sarebbe dopo. un problema. Sì. Benissimo. Ma se io non volessi invece usare la boa? Se non vogliamo andare in boa abbiamo 2 possibilità di ancoraggio: per rimanere qui vicino al paese, proprio in questo pontile di cemento, così come queste barche che abbiamo accanto. Cioè qui do ancora Diamo e vengo a ancora e poi ormeggiarmi. cime a terra, facendo attenzione perché la profondità cambia dalla testata del molo sui 17 metri fino ad entrare intorno ai 8-10 metri. Se no, un altro posto dove possiamo andare, ma diventa più difficile scendere a terra, è un ancoraggio là, a Filo di Lorani, che è bellissimo, spettacolare, se vogliamo rimanere... Dietro la punta o prima? Dopo questa prima punta, quindi tra Sì. le due. Sì, perfetto. C'è una spiaggetta proprio lì per chi vuole rimanere in assoluto silenzio con le stelle e la luna, in è un solitudine. punto. Sì. Benissimo. Senti, però una cosa tu non mi hai detto. Qui il fondale com'è? Sono ciotoli, Ah, ecco quindi perché non me l'hai detto. Sono ciotoli, però perciò attenzione, l'ancora non prende bene, fate molta attenzione. Detto questo, abbiamo Andiamo detto a tutto vedere su il Pecorini. paesino. Andiamo a vedere il paesino. Posso dare qualcosa? Certamente, vai. Ok. Senti, ma com'è che quella barca charter ha la passerella automatica? È un programma di gestione. Quella non è una barca di NSS, cioè è una barca di NSS ma in programma di gestione. Ovvero sia, è un signore che ha voluto comprare la barca, l'ha presa a metà del prezzo glielo paga la NSS e poi dividono il tempo di utilizzo, perciò la NSS la noleggia per un periodo di tempo e lui la utilizza per un altro periodo di tempo. Ah, e quindi questo dura a vita, cioè uno rimane... 7 anni, 7 anni dura così. La cosa bella è che lui non paga nulla, non paga manutenzione, non paga antivegetativa, non paga assolutamente nulla. Ah, È una cosa, infatti è una cosa interessante. sì. Bello il posto dove siamo stati oggi, come si chiama? si chiama La Canna. Ah, e che cos'è?
La canna è quello che è rimasto di un vulcano oramai eroso. Ah, la parte interna. La parte proprio. interna. È altissimo? Sì, è alta 71 metri. 71 metri. E accanto c'è l'altro scoglio, Monte Nassori, quello è alto 14 metri. È rimasto piccolino. Senti, ma posso andare a passare la notte lì? Alla canna no, non abbiamo fondo a sufficienza, però vicino a Monte Nassori sì, possiamo. È tranquillo, con bel tempo. Sì, siamo assolutamente in mezzo al mare ed è per questo che è solo con bel tempo, significa zero vento. Va benissimo. Alla prossima meta. Sì. Signori, a tutti voi. Cin cin. Qui siamo a Capofaro, abbiamo uno dei due fari di salina. Qua è una rada bellissima, molto suggestiva con questa falesia a strapiombo sul mare. Da fare attenzione, ci sono un poco di scogli sotto costa, basta non andare troppo vicini, si può buttare ancora tra i 7 e i 10 metri circa. E siamo ed riparati, è bellissima. Siamo riparati da Mestrale se non è molto forte, dopodiché Ponente e Libeccio qui. In questo momento è Ponente, qua dietro a Pollara non si può stare, e qui invece il mare è perfettamente piatto, per cui se incontrate vento da ovest, questo è il posto dove potete venirvi a riparare. E il fondale com'è? Qui è sabbia. È sabbia, per cui per una volta abbiamo un fondale che è buon tenitore. E dove stiamo andando? Ora stiamo andando in porto a Salina, a Santa Marina. Perfetto, andiamo a vedere il porto di Salina e il paesino. Siamo a Santa Marina sull'isola di Salina, ci siamo arrivati ieri sera. In questa isola voi troverete, dopo il porto di Pignataro a Lipari, che è sicuramente il porto più protetto alle Eolie, un altro marina vero e proprio, con un frangifrutti, un marina piuttosto protetto, anche se ha delle criticità. Simona, quale criticità ha questo marina? La più importante è sicuramente che con venti da ovest, nonostante vengono totalmente dall'altra parte dell'isola e noi dovremmo pensare di essere riparati, crea purtroppo un vento al traverso all'interno del porto ed è da tenerne conto soprattutto se si fanno manovre da soli. Perfetto, perciò tenete conto che se c'è vento da ovest e quando arrivate qui andate a ormeggiare avrete un vento laterale. E siccome il marina non offre un'assistenza al gommone ma soltanto uomini a terra che vi passano il corpo morto, sappiate che se la prua vi scade non ci sarà nessuno che vi darà una mano a rimettervi dritti. La prossima criticità? La risacca che si forma all'interno del porto, sempre però con forti venti di ponente, per cui la notte potrebbe essere un pochino ballerina. Per cui non lo chiamiamo qui, il vento di ponente viene da dietro l'isola, è quello che dà più fastidio di tutti. Ok, vabbè. Sì. O lo scirocco che è diretto o il ponente. Va per bene, questa cose. è aperta a scirocco, cioè se c'è scirocco qui proprio non ci si viene. Perfetto, e abbiamo detto tutto su quello che c'è da temere qua dentro. Sì. Benissimo, per cui il porto è protetto, il porto è sicuro, il porto è carino, però tenete conto di queste tre cose. Ma se io non voglio venire nel marina qui, quali sono le alternative che io ho? Ho altre due alternative, un'altra sempre comoda per scendere a terra al molo commerciale che abbiamo alle nostre spalle e lì è libero, ci si mette al transito avvisando però precedentemente la capitaneria prima dell'ingresso. Dovete chiamare la capitaneria, considerate che è uno dei pochi porti comunali che sono rimasti in Italia che hanno ancora un transito per le barche da diporto. I posti sono pochi, voi chiamate la capitaneria, se c'è un posto libero voi entrate e che fondale trovate? Fondale basso, sui 4 metri, è tutto sabbia, quindi ottimo Perciò tenitore. Ottimo tenitore. Date l'ancora molto distante e sarete tranquilli tutta la notte e avrete speso zero. Terza alternativa. L'ultima alternativa è la rada di fronte a noi, subito fuori il porto. Ottima anche quella, fondali tra i 4 e i 10 metri, da tenere solo presente con i venti di ponente la risacca che
la troverete anche nella rada per la Purtroppo notte. è una delle cose più fastidiose che si trova in barca. E invece parliamo molto rapidamente di quello che è Santa Marina Paese, che l'ho visto è molto carino a terra. Sì, il paese è graziosissimo, troviamo di tutto, normale, dai ristoranti, i bar, tantissimi negozietti molto tipici, troviamo la farmacia, c'è il meccanico. Poi ci sono due cose che mi hanno impressionato, sono uno il fornaio, che fa un pane stupendo e dolci stupendi. Due, Alfredo. Ieri sera Simona ci ha portato a mangiare da Alfredo, che non sta qui, sta a Puntalingua. E Alfredo cosa ci ha offerto? Ci ha offerto un pane consato ottimo. Ecco, che è una cosa stranissima, perché è una specie di pizza, ma non è pizza, è pane con un super condimento sopra. Adesso non ci possiamo dilungare, ma voi provatelo perché ne vale veramente la pena. Sempre prima la prenotazione, perché qui a luglio e agosto i turisti sono veramente, veramente tanti. Prossima meta? Panarea. Perfetto, andiamo a Panarea. E siamo arrivati a Panarea, la penultima delle nostre tappe, poi andremo a Vulcano e lì avremo finito il nostro giro. Simona, cosa ci dici di Panarea? Ha un paesino veramente molto carino. Sì, che ci racconti? Panarea è un amore, è un'isola molto curata, alle nostre spalle possiamo vedere la tipica architettura eoliana di queste colonne rotonde chiamate Epulera. Troviamo di tutto naturalmente nell'isola, tutti i servizi, bar, ristoranti, farmacie, il panificio. E un'altra cosa, a Panarea si concentra la movida delle olie è qui. Chi vuole alle Olie fare una vera vita notturna deve venire qui, a Panarea. E adesso invece parliamo un attimo degli aspetti che interessano chi naviga, chi deve arrivare qui e dare ancora, va bene? Allora, qui siamo nella rada davanti al paesino che si chiama? Sì, San Pietro. San Pietro, perfetto, la rada di San Pietro. Io qui vedo che lì c'è un campo boe. Sì. Quanti campi boe ho io qui a Panarea? Panarea ne abbiamo 3 campi boe, quello lì è il campo boe a nord del paese, ne abbiamo uno a sud e poi uno a Baia Milazzese. Per chi vuole essere un poco più lontano dalla movida, lì. Ecco, perché se non vi piace la vita notturna, sappiate che la notte qui c'è un po' di confusione, per cui vi conviene andare da qualche altra parte. Senti, oltre alla boa, posso dare ancora da Allora, qualche parte? abbiamo tanta possibilità di ancoraggio a Panarea, perché da questo punto di vista non solo è al mare il più bello delle Olie, ma è anche l'isola più facile per poter ancorare, quindi lungo tutta l'isola è possibile dare fondo sui 10 metri. Fondale? Tutto sabbia. Non ci si crede proprio, una Fantastico. cosa incredibile. Per cui io posso venire e dare fonda anche qua. Sì, naturalmente vicino al campo attenzione boa. perché arriva la nave qui vicino al paese e gli aliscafi lasciando spazio per i mezzi pubblici, ma possiamo dare Perfetto. fondo. E qui a San Pietro che fondale ho? Che profondità ho? Tra i 10 e i 13 metri Quello che mi hai detto massimo. te prima. Sì, Fondale sì. sabbia, per cui tranquillità. Benissimo. Poi questa mattina siamo andati a vedere Cala Iunco, che è un altro posto Bellissimo. veramente molto molto bello. Raccontami di Cala Iunco. Cala Iunco all'interno è riserva naturale, quindi non è possibile entrare, dobbiamo stare al di fuori delle 2 rocce che delimitano l'ingresso. È proprio una caletta piccola, Sì. per cui tracciate una riga tra i 2 speroncini che stanno sulla cala e là dentro voi non potete entrare, però possiamo dare ancora possiamo fuori. stare fuori. Sì, lì abbiamo sabbie e qualche roccia, però è un fondale tranquillo. Anche lì siamo 8-10 metri ed è una baia bellissima. È riparata solamente da nord e Grecale. Perfetto, e lì mi hai detto che il maestrale lo affronto bene, non lì a No, Cala a Milazzese. Baia Milazzese. Allora, Cala Iunco, subito dopo Cala Milazzese. Tra le due c'è un roccione, c'è uno sperone. Sopra lo sperone, se volete, fate una passeggiata e trovate un villaggio paleolitico costituito dalle basi di 23 capanne che risale addirittura al 1440 avanti Cristo. Allora passiamo lo sperone e ci troviamo a Cala Milazzese. A Baia Milazzese. A Baia Milazzese. Che Baia è Milazzese. l'unica spiaggia qui di Panarea, una baia molto bella, ben protetta dal maestrale, anche con maestrale forte lì si sta molto bene. Perfetto, questa è una bella notizia. Sì. E noi ci abbiamo passato la notte ed è stata veramente carina, a parte che era tranquillissima, proprio l'acqua era
assolutamente piatta, ma ti svegli la mattina e hai un bellissimo paesaggio, come vedete da queste immagini che stanno scorrendo in questo momento. Con questo direi che abbiamo detto un po' tutto su quello che c'è da vedere a Panarea, perché l'isola non è grandissima. No. E tutto si concentra da questa parte, perché Sì. dall'altra parte mi sembra che non ci sia No, nulla. dall'altra parte non c'è nulla, poi possiamo parlare degli scoglietti come no, punto parliamo dei mare. scoglietti perché gli scoglietti sono stupendi. Però io direi che adesso prendiamo la barca, andiamo agli scoglietti e li parliamo vediamo. degli scoglietti, va bene? Andiamo agli scoglietti allora. Eccoci agli scoglietti davanti a Panarea, questo è il posto ideale per venire a fare il bagno durante il giorno. Assolutamente sì, tutti questi scogli sono uno più bello di un altro e sono proprio la caratteristica di Panarea. Oh, e quanto fondale ho qui io? Tra questi due dove siamo tra 4 metri e 12. Ah, per cui neanche tanto, però sotto io vedo c'è roccia. Sì, siamo Per cui roccia. attenzione, c'è roccia, mettete un grippiale o preparatevi a scendere nel caso si dovesse incagliare l'ancora. Senti, questi due scoglietti come si chiamano? Noi abbiamo Bottaro e l'Isca Bianca. Perfetto, ma qui c'è un'altra particolarità se non sbaglio. Sì, qui abbiamo i soffioni proprio alle nostre spalle. Perfetto, i soffioni lì davanti, più o meno dove sta la barca adesso, davanti alla punta, ci sono dei soffioni che escono dal fondale, soffioni di gas che escono dal fondale e salgono. Quando vi avvicinate sentirete un forte odore di zolfo. Possiamo dire ancora che questi scoglietti circondano la bocca di un cratere, è spento, per cui non vi mettete paura, e da qui possiamo anche ripartire a questo punto. Adesso partiremo alla volta di Salina, se sarà possibile, se il ponente ce lo permetterà, ci fermeremo a Pollara oppure la mancheremo come già abbiamo fatto una volta qualche giorno fa e a quel punto andremo dritti verso la nostra prossima meta che è Vulcano. Finalmente siamo arrivati nella rada di Pollara, nell'isola di Salina. Già rada, come vedete, è veramente molto bella ed è una rada che è diventata anche molto famosa. Lo è diventata nel 1994 quando è uscito nelle sale il film Il Postino, l'ultimo film di Massimo Troisi, perché in quel film il poeta Pablo Neruda abitava in quella casa rossa che sta lassù e da quella casa poteva vedere il faraglione e questo ha fatto di questa rada una attrazione turistica, specialmente di quella casa. Ma ora Simona ci dirà cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare in questa rada, quali sono i venti e quali sono i fondali. Allora, questa baia è esposta, come hai detto giustamente tu, a ponente, per cui siamo riparati dai venti di levante e dallo scirocco. È una bellissima baia, è molto ampia, però possiamo utilizzare purtroppo solo la metà di essa, perché dal faraglione alla costa la parte a nord non è possibile ancorare, è riserva naturale. Possiamo ancorare solamente qui nella parte sud, dove le profondità sono un poco più elevate. Siamo tra i 10 e i 15 metri, mentre dall'altro lato siamo tra i 6 e i 10, quindi notevolmente meno. Il fondale è identico, è misto sabbia-rocce, è una bellissima baia soprattutto per la notte perché non è assolutamente frequentata, affollatissima di giorno, non la riconosceresti mai, di notte invece troverai una, due, massimo 3 barche e ha un tramonto eccezionale con una vista su Filicudi e Licudi. Perfetto, per cui Pollara se non c'è vento o se ci sono venti da levante o da Scirocco. Levante e Scirocco, venti meridionali, venite qui a Pollara. E adesso proseguiamo la nostra rotta verso la meta che già abbiamo accennato, Vulcano. Eccoci giunti nell'ultima delle nostre mete, Vulcano.
Siamo stati a Vulcano, abbiamo visto un po' tutto quanto e adesso chiaramente chiediamo lumi a Simona. Simona, cominciamo dalle baie che abbiamo visto questa mattina, quella di Levante e quella di Ponente. Dici tutto. Dalla baia di Levante è aperta a tutti i venti, naturalmente da est, quindi da Grecale fino al sud-est, riparata da tutti gli altri. Ha un fondale che è misto sabbia e fango, è però un ottimo tenitore. Bisogna fare attenzione a dove ci si mette, perché vicino alla spiaggia, proprio vicino alla spiaggia dove abbiamo un fondale che va dai 4 ai 7-8 metri, lì è perfetto. Se dovessimo andare più indietro, perché già ci sono Perché è già piena. delle file di barche, esatto, fare attenzione alla seconda fila, solamente col bel tempo, assolutamente da evitare la terza fila dove il fondale già è sui 15 metri, perché dopodiché sprofonda. Perché praticamente è una terrazza che scende piano piano e poi boom, cade. Per cui se voi andate a mettere l'ancora ai bordi della terrazza dopo un po' ve la trovate appesa nell'abisso. Però non mi hai detto, è coperta per cui è maestrale. Sì. Ma è sì, coperta a tutto il maestrale, cioè anche se c'è vento forte posso sì, stare tranquillo? Sì. Se siamo all'inizio, cioè a 5 Sì, metri, se sì. sto sotto, per cui Sì. se vedo che la situazione si mette male io mi posso rifugiare là dentro. E cosa c'ho nella baia? Nella baia abbiamo trovato un campo boe, Sì. abbiamo trovato 2 pontili galleggianti. Detto questo però andiamo a vedere la baia di L'altra, Ponente. Sì. La baia di Ponente è spettacolare, non solo perché essendo aperta naturalmente ad ovest vediamo un tramonto bellissimo da là sui faraglioni di Lipari e sulle Formiche. Inoltre il fondale è interamente sabbioso, basso, siamo intorno ai 5 metri, quindi al Perfetto. centro della baia siamo Benissimo. tranquillissimi e c'è solamente da fare attenzione magari che nel weekend, essendo la baia, ci sono anche discoteche, ci sono anche bar, potrebbe essere un non è il pochino posto rumorosa. più tranquillo che Nel che weekend, c'è. sì. Benissimo. Senti, e lì su quelle 2 baie si affaccia il paesino di Vulcano. Esatto. Adesso l'abbiamo visitato, ha un paio di particolarità. Ha un laghetto di fango molto interessante, viene usato come bagni termali, è ottimo per problemi alla pelle e soprattutto ha 2 panchette dove potersi sedere e poter fare dei fumi che fanno bene. Che fanno bene. perché È all'asma. tutto zolfo, l'odore di zolfo è fortissimo, il laghetto è caldissimo, davanti al lago anche il mare è caldissimo ed è pieno di bolle che escono fuori dal terreno, una cosa veramente carina. L'unica accortezza, siccome c'è così tanto zolfo, se andate a farci il bagno usate un costume vecchio che potete buttare e stessa cosa per l'asciugamano, perché dopo che l'avete usate lì è finita, buttate tutto quanto. E a questo punto da lì giriamo, veniamo verso sud e arriviamo in questo paradiso. Siamo dove? Alla spiaggia del Cannitello, ci troviamo tra Punta Bandiera e Punta dell'Asino, c'è questa baia bellissima, anche qui ottimo tenitore, abbiamo un fondale, sabbia e un po' di posidonia da fare attenzione. Noi adesso siamo sui 4 metri, quindi la baia va all'interno anche un po' meno, dai 3 a 6 metri, fare attenzione a non andare troppo fuori perché anche qui è a terrazza e dopodiché sprofonda. Cioè lo stesso sistema, poi dopo va giù completamente. E come venti siamo riparati naturalmente dai venti da nord, quindi da maestrale e da tramontana. E anche qui la stessa domanda, quanto maestrale possiamo prendere? No, anche maestrale forte. Perfetto, questa è, per cui è una baia proprio sicura, Sì. se c'è un maestrale forte io posso venire qua e ripararmi. Poi a fianco abbiamo un'altra baia. Esatto, lì abbiamo il paesino di Gelso, il secondo oltre Vulcano, piccolino, sono giusto un paio di case e c'è il faro, è molto suggestivo per la luce del faro la notte, c'è un lido, c'è un bar di là, quindi c'è qualche servizio in più, anche lì il fondale è lo stesso di questa baia nella profondità e nella conformazione del fondale. Però mi dicevi che non è riparato a maestrale così tanto quanto questa. Esatto, questa molto di più. Questa è molto più riparata a maestrale. E con questo terminiamo, penso che vi abbiamo dato una buona panoramica anche di questa ultima meta dell'isola di Vulcano, ma soprattutto spero di avervi dato una panoramica interessante insieme a tutte le persone che hanno collaborato con me dell'arcipelago delle Eolie. Vi abbiamo portato in giro in 5 mete, Lipari, Talina, Panarea, Filicudi, non in questo ordine ma le isole sono queste, e infine Vulcano. 5, non 7, perché in una settimana è quello che ragionevolmente si riesce a fare. Per farle tutte e 7 dovete stare qui almeno 2 settimane.
Detto questo, volevo ringraziare moltissimo la NSS Charter per averci dato la disponibilità delle barche e delle persone, soprattutto di Simona, che io ringrazio, che è una skipper della NSS Charter ed è stata indispensabile per la realizzazione di questo nostro video. Vi ricordo che tutte le informazioni tecniche, ovvero i numeri di telefono, dove sono gli approdi, dove sono i ristoranti, tutte queste cose le trovate nell'articolo di approfondimento che scaricate da uno dei link, dei molti link che vi abbiamo messo nella descrizione sotto il video. Sempre nella descrizione sotto il video trovate il link per abbonarvi gratuitamente a SVN Solo Vela.net. Fatelo perché potrete ricevere la nostra rivista digitale e tutte le nostre monografie, che sono articoli tecnici che per un velista io ritengo siano veramente molto interessanti. Infine vi invito a darci il vostro like, schiacciate sul like per dirci se vi è interessato questo video, in modo da motivarci a farne altre. E con questo non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela.net. E adesso avanti a Porto Rosa!